Qui dal Lab di Produzione AgriPlus incontriamo Peppino Campanaro per parlare di un tema sempre più importante, l'agricoltura intelligente. Quindi Peppino Campanaro, agronomo, imprenditore agricolo e dirigente d'azienda, attualmente direttore della Confagricoltura della provincia di Foggia, una delle organizzazioni agricole più importanti d'Italia. Ma quindi benvenuto e grazie per essere qui con noi. Cioè di colui che è attento al contatto, che coltiva direttamente la terra. La cosiddetta agricoltura intelligente, l'agricoltura 4.0, può sembrare una sorta di controsenso, cioè è possibile che il contadino diventi l'imprenditore agricolo che sfrutterà le tecnologie per produrre meglio rispettando l'ambiente? Sì. E diciamolo. Non solo è possibile, guardate, quello che è successo negli ultimi 3 anni, 2 o 3 mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina, si parlava della possibile carestia nel Nord Africa perché era bloccato il grano in Ucraina. Bene, l'Ucraina produce molto, ma molto meno grano di quanto si produce nella provincia di Foggia, che è il grano d'Italia. Eppure si parlava di crisi alimentare per un intero subcontinente, quindi gli imprenditori agricoli devono continuare a produrre, però allo stesso tempo dobbiamo essere attenti a rispettare l'ambiente, perché l'ambiente ci sta mandando degli alert per farci capire dei segnali importantissimi, ci sta dicendo state attenti perché se continuiamo a produrre così come abbiamo sempre prodotto, noi continueremo a dare un colpo all'ambiente. Quindi parliamo di agricoltura 4.0, di internet delle cose. Voglio lanciare una provocazione. Finora non era intelligente l'agricoltura? L'agricoltura si sta evolvendo. 40 anni fa si dava l'acqua per scorrimento. Di quell'acqua più o meno l'80-90% andava persa. Poi si è passato a più puntuale, la cosiddetta microirrigazione, quella fatta con i tubicini ed esce la goccettina dell'acqua. Ora dobbiamo fare l'ulteriore passo avanti, pianta per pianta, goccia per goccia. Nel nostro progetto di creazione di questa oasi in Marocco, noi siamo partiti dalla utilizzazione delle risorse naturali, mi riferisco alla luce, quindi al sole e al vento, per produrre energia e produrre anche acqua. Quell'acqua potrà essere utilizzata per rendere fertili zone desertiche, così come hanno fatto gli israeliani tempo addietro. Grazie a loro abbiamo avuto l'innovazione della microirrigazione. Non stiamo immaginando un qualcosa di visionario, probabilmente quello che vorremmo fare in Marocco un po' di visione ce l'ha. Buongiorno Armando Di Nardo, lei è docente di gestione ottimale delle risorse idriche presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, nonché coordinatore delle attività di progettazione, ricerca e sviluppo della MC Consulting. Può farci un quadro generale della crisi idrica mondiale? Possiamo sicuramente dire che ci troviamo in una situazione di grave emergenza idrica anche in paesi come l'Italia, che sono ricchi d'acqua, quindi anche il nord Europa e non solo hanno di questi problemi, un po' per l'emergenza climatica sugli cambiamenti di cui tanto si parla, ma soprattutto perché per esempio come in Italia vi è una enorme richiesta di acqua rispetto all'acqua disponibile, quindi quello che si chiama indice di stress è quasi pari a 1. E la nostra idea è quella di sviluppare, a partire da un territorio desertico, un'oasi sia portando l'acqua con la distillazione dell'acqua e con anche altre tecnologie, ma soprattutto portando grandi interventi di energia rinnovabile. Quindi l'idea è quella di sviluppare tecnologie innovative anche nell'ambito delle acque reflue. Partendo da un'idea prototipale che ha sviluppato MC Consulting e ha realizzato nella zona di Porto Cesareo su una spiaggia, che è denominato BOW, Bathroom on Wheels, che consiste in servizi igienici e sanitari che possono essere portati anche in zone sprovviste di energia elettrica e di acqua. In particolare questa struttura
consente appunto di non solo di avere acqua e energia peraltro a costo zero, ma anche di riciclare l'acqua utilizzata in questi servizi igienici. È stato posizionato sulla spiaggia di Porto Cesareo e è stata anche utilizzata da decine di migliaia di persone nell'estate del 2019. Prima le infrastrutture principali energetiche, quindi però partendo proprio da Bo, che potrebbe essere il supporto logistico per le squadre degli operai, come dicevo prima. Poi realizzeremo il fotovoltaico, l'eolico, il solare a concentrazione e poi tutta la parte che piano piano popolerà quest'oasi, portando quindi l'acqua come prima risorsa. Pensiamo di realizzare queste infrastrutture con fondi pubblici, ma soprattutto con l'intervento di investitori privati e ovviamente l'intervento rappresenta una sfida sia tecnica che penso per l'Italia e per il Marocco. Per la parte di concimazione possiamo immaginare a valle di questi impianti di idroponica degli allevamenti zootecnici, quindi utilizzare i reflui e i scarti della produzione degli allevamenti zootecnici, sia di zootecnia bovina, bufalina o avicola, per utilizzarlo come base azotata per le concimazioni, quindi tutto a ciclo integrato e soprattutto naturale. Non consumiamo suolo, non abbiamo delle lavorazioni impattanti sul suolo circostante, ma soprattutto nel caso specifico riusciamo a produrre cibo in un contesto dove sarebbe quasi impossibile, ovvero in mezzo al deserto. Possiamo immaginare stalle che abbiano coperture in fotovoltaico e grazie alla desalinizzazione abbiamo risorse come acqua, energia, climatizzazione e alimentazione completamente sicure e controllate grazie a queste tecnologie. Parlando di tecnologia idroponica, è possibile quindi anche l'allevamento di insetti, l'insect farming? Sì Silvia, attraverso il vertical farming riusciamo a fare allevamenti di insetti che ci consentono di avere dei prodotti precisi, nutrienti e sicuri soprattutto per la filiera ittica e per la filiera dell'acquacoltura. L'insect farming è un settore in profondo fermento in quanto garantisce dei prodotti come mangimi o altro per l'allevamento avicolo. Immagina che all'interno di un modulo noi possiamo produrre dallo stesso stabilimento sia mangimi per la filiera ittica che per la filiera avicola e contestualmente attraverso i sottoprodotti di lavorazione di questi stabilimenti possiamo produrre concimi per i campi, concimi che sono assolutamente biologici e controllati. Quindi andiamo a avere una visione olistica, integrata delle tecnologie che già oggi esistono. L'idrogeno è un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile, può essere prodotto dall'energia elettrica da fonte solare e non emette gas serra, può essere immagazzinato o trasportato. Una centrale di produzione di idrogeno verde alimentata interamente da un impianto di produzione di energia solare fotovoltaica da 1 gigawatt è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 450.000 abitazioni o di caricare 560.000 veicoli elettrici. L'idrogeno è la chiave per lo sviluppo sostenibile. Può essere prodotto da energia elettrica o da fonte solare. Grazie al problema trovo la soluzione, che è quella di creare una città e un hub energetico, alimentare, idrico, che possa servire all'Europa, ma possa forse anche servire a quegli altri paesi africani, riuscire a rendere quella casa una casa confortevole.